Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questa pochette che si può trasformare in una borsetta elegante con il manico. Seguite il tutorial fino alla fine perché vi farò vedere come ho deciso di mettere il manico per far sì che possa scomparire e apparire all'esigenza. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Naturalmente, come facciamo per tutte le borse canvas, dobbiamo andare a dividere i quadretti. Nel mio caso sono andata a mettere dei marcatori, quelli rossi li sono andata a mettere dove iniziano i quadratini regolari. Se guardate bene, quelli prima sono irregolari, significa che sono un po' storti, non sono dei quadrati perfetti. E poi sono andata a contare i quadratini fino a trovare il centro. Nel mio caso il centro comprende 5 quadratini. 1, 2, 3, 4, 5. Salto il primo quadratino ed entro nel secondo, faccio passare il filo ed esco obliquamente in alto. Entro nel terzo quadratino, vedete il primo quadratino l'ho lasciato vuoto, sono andata a lavorare 2 quadratini e ora ne devo andare a lavorare 3. 1, 2, 3. Vado sempre a lavorare obliquamente, quindi sono 3 quadratini obliqui. Ora entro nel quarto quadratino orizzontale e vado a contarne 4 obliqui. 1, 2, 3, 4 e chiudo. Ora entro nel quinto quadratino orizzontale e ne conto 5 obliqui. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi andiamo a contare insieme i quadratini, sono 1, 2, 3, 4, 5. Ora vado a proseguire. Devo farne altre 5, sempre partendo da questa. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi entro qui e proseguo. Mi vado a fermare qui, in linea retta. Entro nel quadratino numero 7, quindi vado a contare 3 quadratini orizzontali. 1, 2, 3. E proseguo così. 1, 2, 3, 4 e vado a fare il quinto. 5.
Ora ne ho fatti 5 orizzontali, 5 verticali, ne devo andare a fare altri 5 verticali in questo senso. Quindi vado a proseguire da qui e devo andare a contare 5 punti sempre. Il primo è già fatto, andiamo a fare il numero 2. Ricapitoliamo, si può partire da qualsiasi punto, l'importante è che si va a contare sempre 5 punti in verticale e 5 punti in orizzontale. Vediamolo insieme. Togliamo questo marcatore. Il primo vuoto lo vado a contare, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Poi ripartendo per contare in orizzontale riparto sempre da questo. 1, 2, 3, 4, 5. Ora in verticale riparto sempre dall'ultimo, insomma, dall'ultimo contato. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ancora 1, 2, 3, 4, 5. Verticale 1, 2, 3, 4, 5 e proseguo per tutta la riga. Ora a me resta del filo, quindi non posso andare a ripartire qui. Per non sbagliare, vedete questi sono i punti dove termina in maniera diversa, insomma, io vado a ripartire da qui, così non sbaglierò sicuramente. Quindi vado a entrare e vado a contare 1, 2, 3, 4, 5. Vado in orizzontale. Ricontiamo 1, 2, 3, 4, 5 ed entro. Da qui vado a proseguire contando i punti in verticale e in orizzontale, quindi il primo l'ho fatto, 2, quindi in verticale vado a fare il numero 2, 2, 3, 4, vedete? Mi ritrovo nel punto più basso e 5 ok, e ora ne vado a contare 5 in orizzontale. Da adesso in poi è tutto più semplice perché potete seguire anche questi, quindi andate a seguire questa linea e seguite questi punti. Terminati questi dovete andare verticalmente e vado a entrare, dicevamo, vado orizzontalmente, quindi qui. Poi li vado a contare per sicurezza: 1, 2, 3, 4, 5, eccolo. E proseguo.
proseguo così facendo tutta la borsa. Se il lavoro vi è venuto pulito, come per esempio qui, potete anche non andare a rivestire. Io in alcuni punti ho lasciato dei buchi, come potete vedere, quindi ho deciso di andare a rivestire la borsa. Vi faccio vedere, ho fatto una parte qui rivestita, la parte più grande qui e ora vado a fare la parte centrale. Naturalmente voi potete anche decidere di fare un pezzo unico, tagliate un unico pezzo di stoffa e fate la parte centrale. Ho sbagliato il verso della stoffa, quindi la metto dalla parte lucida. Vado a bloccare con le mollette, altrimenti durante la cucitura potrebbe spostarsi e potrebbe non venire bene il risultato. Io ne metto molte perché voglio che il lavoro non si sposti durante la lavorazione, quindi voglio essere sicura che la stoffa stia proprio ferma come l'ho messa all'inizio. Vado a piegare la stoffa come a creare un orlo. Naturalmente non vado a passare nel lato opposto, vedete l'ago non passa da quest'altro lato, aggancio semplicemente questo filo qui. E così facendo vado a fare tutto il contorno, tutto qui, tutto intorno. Rivestita tutta la borsa internamente, cerco di farvela vedere tutta, eccola. Completata tutta la borsa, vado praticamente ad unire questa parte qui, così. Quindi semplicemente entro nel primo, esco nel corrispondente, entro nel secondo, esco nel corrispondente. Ora io mi ritrovo il filo che mi è terminato qui, naturalmente non lo vado a buttare o a tagliare, vado a chiudere, quindi vado a trovare il corrispondente e inizio a cucire. Trovato il corrispondente, quindi proseguo a cucire. Attaccate le parti laterali della borsa, ora vado a fare tutto il contorno. Semplicemente vado a entrare in ogni quadratino.
E ora andiamo ad attaccare le clip. Devo andare a trovare un punto per inserire sotto questa, ad esempio qui. La vado proprio a infilare sotto, vedete? Così. E lo stesso vado a fare da quest'altra parte, più o meno alla stessa altezza. Potrei metterla qui. E poi vado a mettere la clip. Cercate di ruotare l'interno di modo che verrà inclinata così. Scusate, così, nel senso della cucitura della borsa. Sicuramente le pinze vi saranno molto utili, quindi non è facile farlo a mano. Ora, attaccati quelli interni, vado ad attaccare questi. Vado a prendere il segno, più o meno, vedete, posiziono questo, altrimenti posso posizionare anche questo. Vado a posizionare le clip. Io la chiudo bene in posizione, vado con il dito a sganciare, vado a sganciare il cerchietto e questo è il punto. Ora questo io lo vado a cucire, altrimenti dovrei rompere tutto il rivestimento. Quindi lo vado a cucire per bene. Naturalmente nella cucitura vado a prendere anche questo filo bordeaux. Una volta cucito vado ad agganciare l'altra parte, sempre aiutandomi con delle pinze. Ora, per far sì che questa borsetta possa essere una pochette, ma possa anche trasformarsi in una vera borsa, quindi con il manico, sono andata a mettere all'interno, cerco di farvelo vedere bene, praticamente ho fatto in modo che questo gancetto restasse all'interno della borsa ed uscisse solo la catenella. Così resta più elegante, più carina e all'esterno, come potete vedere, non c'è niente. Quindi si può utilizzare come una borsa elegante, altrimenti per una cerimonia può essere utilizzata anche come una pochette o mettendo all'interno il manico, altrimenti sganciandolo direttamente e lasciandolo a casa. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!